Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi parlo del mio nuovo setup che comprende un nuovo frigorifero che ho allestito come camera di fermentazione supplementaria con il suo termostato e l'elemento riscaldante e un nuovo fermentatore che ho scelto di utilizzare principalmente per le basse fermentazioni. Se una camera di fermentazione è indispensabile per fare una buona birra, gestendo la fermentazione in ogni minimo dettaglio, un'ulteriore camera di fermentazione ci permette di gestire più di una cotta in parallelo e di non dover aspettare di imbottigliare una birra per liberare il fermentatore per un'altra successiva. Aspettare 2-3 settimane tra una cotta e l'altra non è un tempo eccessivo, ma se parliamo di basse fermentazioni con lunghe lagerizzazioni, allora il discorso cambia. Sono birre infatti che possono rimanere anche più di 40 giorni in fermentatore prima di completare al meglio tutte le fasi di fermentazione e affinamento al freddo. Per questo motivo ho voluto raddoppiare le camere di fermentazione, studiandone una apposita per le lager, ma non solo. Per ragioni di spazio ho cercato un frigorifero che soddisfasse le mie richieste, cioè un frigorifero monoporta senza congelatore da libera installazione, di dimensioni sufficienti per ospitare un fermentatore da 23 litri, ma non troppo ingombrante. La ricerca in realtà è stata molto ardua, perché ho dovuto escludere quelli da incasso per la ridotta profondità, quelli con congelatore in alto e quelli troppo piccoli. Ulteriore fattore che ha complicato la ricerca è che non si trovano spesso info sulle dimensioni interne, ma solo sugli ingombri esterni, per cui se volete capire se ci entra il vostro fermentatore, dovete prevedere un po' voi gli spessori da togliere tra le pareti, spessori e accessori interni. Alla fine ho scelto questo modello della Beko che ho trovato a poco più di 150 euro nuovo. È un monoporta senza congelatore che potete anche mettere sotto un top di lavoro. Come prima cosa ho tolto tutti i ripiani interni e sostituito quello in basso in vetro dove poggia il fermentatore con un piano in laminato a cui sotto ho messo un piede per reggere meglio il peso. Come elemento riscaldante ho scelto questo cavo. È un cavo riscaldante da 25 watt con lunghezza di 4,5 metri. Il mio consiglio su questi cavi è di sceglierne uno dal wattaggio molto basso, perché quelli più forti danno un'escursione termica dovuta all'inerzia molto ampia, non serve tanta potenza. L'ideale è sempre di attaccarlo alle pareti e non averlo a contatto diretto con il fermentatore. Questo va collegato al termostato che gestisce tutti i parametri, che è Linkbird ITC308. Se volete capire al meglio il suo funzionamento e i settaggi, vi invito a seguire il mio video sulla camera di fermentazione. Ho provato i fermentatori, quello piccolo da 13 litri ci sta benissimo, quello da 23 classico a bocca larga purtroppo non ci sta. Per i diametri ci starebbe, ma la parte alta va a toccare con i comandi del frigo che sporgono all'interno. Quindi scartato questo comodo fermentatore ho trovato l'unico modello da 23 litri che entrasse. Questo modello da 28 litri all'orlo, adatto per fare cotte fino a 23 litri netti, preferibilmente non ad alta OG, essendo più stretto e alto entra perfettamente, anche troppo. Purtroppo rispetto a quella a bocca larga il tappo più stretto e le scanalature interne lo renderanno sicuramente più impegnativo da pulire bene. Anche la plastica al tatto sembra diversa, più ruvida e rigida dell'altro. Per prima cosa ho messo, come sempre faccio, 2 guarnizioni sul rubinetto invece che la singola in dotazione. Per esperienza, sia mettendo la guarnizione fuori che dentro, ho avuto diversi casi di perdita di birra che non si arrestavano. Anzi, in questi casi, stringendo di più era anche peggio. Questo può essere un grosso problema, perché vi può costringere a fare un travaso o a perdere anche 1-2 litri di birra durante tutto il periodo della fermentazione. Basta comprarne qualcuno in più e metterne sempre 2 e avete risolto definitivamente. Seconda modifica. Prendete questi filtri antisedimento. Non ci serviranno per lo scopo in cui sono stati realizzati, ma vedrete meglio a cosa serviranno. Questa è una sfera inox galleggiante con il suo tubo. Allego il link in descrizione. Forate il filtro antisedimento all'estremità per far entrare il tubo.
Se volete aggiungete anche una gomma più grossa per chiudere l'altra apertura del filtro antisedimento, in modo da far prelevare solo dal tubo del galleggiante. Infine tagliate a misura il tubo del galleggiante in modo che non sia troppo lungo e risalga facilmente quando il fermentatore viene riempito. In questo modo avrete la possibilità di prelevare campioni di birra o di imbottigliare, se volete, direttamente dal rubinetto prelevando birra in superficie, più limpida di quella nel fondo vicino al rubinetto. Io ho fatto questa modifica a tutti i miei fermentatori ormai e mi sono trovato molto bene. Infine non può mancare il pozzetto per la sonda. È un pozzetto in acciaio inox a fondo cieco che simula la sonda immersa nella birra senza metterli a contatto diretto. La lettura interna è molto precisa e risente meno dell'inerzia termica. A prove fatte con la sonda sulla parete ho registrato escursioni di oltre 3 gradi, mentre all'interno rimaneva nel range di 1 grado. Come avrete notato, il fermentatore entra preciso, ma non c'è spazio per il gorgogliatore. Infatti non ho previsto di usare il classico gorgogliatore e vi spiegherò il motivo. Utilizzerò invece il foro del gorgogliatore per il pozzetto sonda. Basta allargarlo con una fresa per fori e un trapano avvitatore. Allargatelo fino a raggiungere il diametro della filettatura del pozzetto. Il pozzetto che uso io ha 2 guarnizioni, una va dentro e una fuori e tiene benissimo anche a pressioni più alte. Ora manca l'uscita per la CO2 prodotta dalla fermentazione. Se avete visto gli ultimi video avrete notato che sto iniziando a usare questi attacchi ball lock. Sono i classici innesti che si trovano nei fusti per spillatura o per le fermentazioni a pressione controllata. Sono in acciaio e sembrano ben fatti. Allego anche il link dove potete trovarli. Ho fatto un foro sempre con lo stesso sistema su questa superficie laterale del fermentatore che è abbastanza piana e ho stretto bene l'innesto col suo dado e la guarnizione sempre all'interno. Questo innesto scambia gas solo se viene collegato al suo corrispettivo, in questo caso con tubo di blow off che dovrete far arrivare in un barattolo o in una bottiglia con un liquido sanificante o alcol. Il vantaggio di questo sistema è quello di poter controllare gli scambi di gas, permettendo la fuoriuscita di CO2 durante la fermentazione primaria ed evitando l'ingresso di ossigeno in fase di raffreddamento. Una volta scollegati gli innesti, infatti, i gas non possono più uscire. Ovviamente fate molta attenzione e fate questa operazione solo quando state raffreddando e quando siete sicuri che il lievito non stia lentamente continuando a produrre CO2. Anche il fermentatore andrebbe ispezionato frequentemente in questi casi, altrimenti il rischio di lesione o esplosione con grande uscita di birra è concreto. Non so dirvi con certezza se in questo modo durante tutta la lagherizzazione non entrerà totalmente ossigeno o se ne entrerà una piccola parte. In teoria, se tutto tiene bene, dovrebbe funzionare. Avete visto il mio nuovo setup? Penso di testarlo ormai il prossimo autunno, quando le temperature inizieranno a calare. Per il momento il frigorifero mi sarà molto utile a tenere al fresco le mie birre, poiché in garage ci sono già 28 gradi. Che ve ne pare di questa camera di fermentazione e delle modifiche che ho fatto al fermentatore? Se avete consigli da darmi, suggerimenti o domande da fare, scrivetele sotto nella sezione commenti. Lascio in descrizione anche i link dove potete reperire tutti gli accessori che avete visto nel video. Se il video vi è piaciuto invece lasciate un like e se siete nuovi del canale iscrivetevi per non perdere i prossimi contenuti. Ci vediamo al prossimo video.